Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Bentornati nel mio canale. Oggi volevo aggiornarvi su un po' di cose che avverranno, soprattutto di Caffè Borbone a qui alla fine dell'anno, e volevo fare un ragionamento con voi. Borbone è sempre il brand di cui mi chiedete notizie, anteprima, e anche oggi ho un'anteprima per voi di un qualcosa che avverrà presto e che uscirà presto, quindi seguite il video fino alla fine e soprattutto non dimenticate di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale, solo così avrò voglia di continuare a portarvi nuovi contenuti sempre più interessanti, mi auguro, per voi. Ma prima di iniziare volevo premiare, come succede tutte le settimane, qualcuno di voi che grazie al suo contributo, alla sua partecipazione mi ha reso felice e soprattutto ha aiutato l'algoritmo di YouTube a capire che i miei video vale la pena farli vedere. Quindi oggi premio qualcuno di voi e come al solito vi manderò un omaggio di caffè. Basta che questa persona mi scriva alla mia mail e mi fa sapere che macchinetta ha, sarò contento di inviargli un piccolo omaggio da parte mia, sempre riguardando il mondo del caffè. Oggi ho deciso di premiare Cristina Denardo, quindi Cristina, se mi stai seguendo, scrivimi alla mail che trovi in descrizione, mandami il tuo indirizzo, tutti i tuoi dati e che macchinetta hai, ti invierò un spero gradito omaggio. Torniamo all'argomento di oggi, ovvero le anteprime sul mondo Borbone. Innanzitutto, per chi non l'ha visto, guardate il video che parlavo dell'aumento, l'aumento è scattato verso i rivenditori il 15 ottobre, quindi chi sta comprando oggi Borbone lo sta già pagando di più come negoziante e quindi probabilmente inizierete a trovare i prezzi di Borbone aumentati anche al pubblico. Devo dire che questo dipenderà molto adesso da quello che faranno i rivenditori, cioè chi ha già applicato l'aumento, chi ancora non l'ha applicato, chi forse non lo applicherà. La sensazione è che comunque qualcosa avverrà, tant'è che se anche andiamo su Amazon e chi non l'avesse fatto vi invito a guardare il video sul Prime Day in cui vi parlavo delle offerte incredibili sul caffè, vi ho spiegato il funzionamento del tool Camel che è molto utile. Attraverso appunto il tool Camel potete già verificare come il prezzo di alcune miscele Borbone anche su Amazon sia aumentato. Se per esempio andiamo a vedere la miscela nera di Borbone sia in espresso, in formato Nespresso, sia in formato a modo mio, vediamo che prima costava 17,50, ora la Nespresso viene 18,50 su Amazon, la Nespresso nera, e la modo mio che prima veniva sempre 17,50 ora su Amazon sta a 18 euro. Potrebbe essere un aumento casuale, lo sappiamo che Amazon spesso fa delle promozioni, abbassa, alza i prezzi continuamente, anche più volte al giorno, però visti gli aumenti di cui vi parlavo potrebbe essere probabilmente aumentare in maniera definitiva queste due miscele e quindi fa parte di quell'aumento di cui vi parlavo nell'altro video. Quindi chi trova ancora il Borbone non aumentato, secondo me fa bene ad approfittarne perché ci potrebbe essere questo aumento di circa €1. Quindi come al solito date uno sguardo ai prezzi e su Amazon state attenti ai prezzi storici, quindi utilizzate quello strumento che vi ho spiegato nell'altro video che appunto parlava delle offerte Prime Day, che vi invito ad andare a guardare se non l'avete già fatto. Tutto questo fa parte di quella strategia di Borbone che vi dicevo già nella spiegazione del video dell'aumento Borbone, che tende a distaccarsi da un brand del caffè low cost. Oggettivamente era un brand di caffè che costava abbastanza poco, adesso con questo piccolo aumento che farà sì che usciranno un euro in pubblico in più rispetto al vecchio listino, cerca di distanziarsi appunto da quei brand low cost che fanno caffè molto più economici e che comunque ogni tanto ne esce uno nuovo e ogni tanto si trova un'offerta nuova. Quindi l'obiettivo di Borbone è staccarsi da questo mondo del low cost e posizionarsi sempre in una nicchia di mercato più definita, più centrata e ovviamente anche quella di marginare di più, perché ovviamente è sicuramente il suo scopo anche quello di marginare. Ma dove sta andando Borbone? Qual è la strategia? Come facilmente potete vedere dalle pubblicità, Borbone sta mirando a conquistare, dopo aver fatto e conquistato il mondo delle famiglie e il mondo del vending tramite appunto distributori di macchine in comodato, Borbone vuole conquistare il mondo dei distributori automatici. Basta vedere un po' di TV, un po' di pubblicità, adesso si stanno focalizzando moltissimo sulla presa di questa nicchia di mercato molto importante che è quella del caffè in ufficio, che già è stato preso, dove le macchinette in ufficio erano delle macchine monoporzionato a cialde o capsule che Borbone ha già conquistato, anzi è stato il primo mercato in cui è entrato. Adesso mira a conquistare i distributori automatici, infatti tutta la pubblicità è incentrata sui distributori automatici. Qualcuno mi ha chiesto come mai non si trova nei bar. Il mondo dei bar, in realtà qualche bar Borbone già si trova, però non è un focus di Borbone in questo momento. Il mondo dei bar è fatto di agenti, trattative, finanziamenti, è tutto un altro mondo di cui non voglio neanche in questo momento entrare e parlare. Essendo un altro mondo, Borbone in questo momento in quel mondo non ci si è concentrato totalmente
nell'espansione appunto verso i distributori automatici, dove troveremo sempre più distributori automatici a marchio Borbone che erogano caffè Borbone, e ce la sta mettendo tutta. Gli investimenti sono palesi, evidenti, tutta la pubblicità che sta facendo fa sì che loro sono concentrati in questo momento in quel mondo, e inoltre stanno continuando a sviluppare l'estero, che in questo momento è sicuramente una nicchia molto piccola. Il mercato italiano per Borbone è quello predominante, sanno che devono crescere all'estero e lo stanno facendo anche lì con grandi investimenti. E inoltre è palese il cambio di comunicazione che stanno avendo sui social. Devo dire che i social li hanno sempre un po' trascurati, ma nell'ultimo anno Borbone ci sta dedicando veramente tanta attenzione. Se voi adesso seguite la pagina Facebook o Instagram o il canale YouTube di Borbone, vedete che ogni giorno ci sono contenuti nuovi e sempre meglio fatti, devo dire. Adesso addirittura su YouTube stanno lanciando le video ricette, e devo dire che la cura su quei canali social sta avendo lo spazio che merita, perché prima era veramente trascurata. Le pagine Facebook Borbone avevano pochissimi fan, c'erano pagine Facebook non ufficiali che avevano più fan di quelle ufficiali, invece adesso ci si stanno veramente dedicando a tutta, e questo è ovvio perché tutti noi viviamo sui social, quindi se la gente sta sui social è giusto che Borbone curi i social in maniera perfetta. Ma parliamo delle novità che arriveranno entro la fine dell'anno, che volevo raccontarvi con voi. Vi do questa anteprima che è fondamentale e che riguarda il mondo della grande distribuzione organizzata, la GDO. Come sapete, Borbone da un paio d'anni, forse oramai anche di più, è entrata anche nel mondo della grande distribuzione, sta facendo di tutto per conquistarsi uno spazio a scaffale sempre maggiore e farsi di appunto veicolare prodotti anche tramite i supermercati, cosa che prima non avveniva. Nei supermercati sapete che trovate le altre miscele, quelle che hanno dei nomi diversi ma che in fondo sono la stessa miscela rispetto a quelle della linea vending. Per chi non sa la differenza tra la linea vending e la linea GDO, vi rimando al video che ho fatto proprio sulle miscele Borbone, in cui spiego le differenze tra la linea vending e la linea GDO, che appunto sono simili nelle miscele ma totalmente diverse nei nomi, in quanto nella linea GDO troviamo miscela quale la Nobile, la Decisa, la Suprema, che hanno i propri corrispondenti nella linea vending, dove troviamo la blu, la nera e la rossa. Quindi guardate quel video se non sapete le differenze. Ma l'anteprima che oggi vi do, lo scoop, è che Borbone lancerà e tornerà a lanciare l'omaggio per Natale delle carte Modiano all'interno delle proprie confezioni. Questa sarà un'esclusiva che al momento è stata rilasciata solo per la grande distribuzione organizzata, quindi le insegne che aderiranno a questa promozione Borbone acquisteranno dei pacchetti diversi di Borbone, appunto, dove sarà incluso, e sarà specificato ovviamente all'esterno del pacchetto, anche un mazzo di carte Modiano, che è un mazzo comunque di buona qualità. È un'iniziativa che fecero anche 2 anni fa, mi sembra di ricordare, sulla linea vending di Borbone. Io le ho avute, sono delle belle carte fatte bene, d'altronde Modiano è il leader per la produzione di carte, e quindi se trovate questa scatola tanto meglio, il costo dovrebbe rimanere invariato, quindi le carte sono veramente un mazzo di carte in omaggio, quindi per chi lo trova fortunato è una bella iniziativa che Borbone fa. Peccato che non l'ha fatta anche sulla linea dove troviamo miscele blu, rossa e nera, perché ci sarebbe piaciuto trovarle anche in quelle scatole, queste carte Modiano, e questo è un peccato. In questo strano 2020, in cui è stato caratterizzato da tutti per il lockdown, Borbone ha ottenuto dei risultati incredibili, in quanto il fatturato di quest'anno, anche favorito dal lockdown, è stato superiore a qualsiasi aspettativa. Perché favorito dal lockdown? Perché ovviamente Borbone, essendo nelle case di tutti grazie alle macchinette di monoporzionato, il fatto che la gente non sia andata al lavoro e quindi non abbia consumato al bar o alle macchinette in ufficio ha fatto sì che è stata a casa, e più sta a casa più ha consumato Borbone ovviamente, quindi il lockdown paradossalmente ha favorito Borbone e il suo fatturato, e addirittura il primo semestre si è chiuso con dei dati che hanno raggiunto gli oltre 100 milioni di euro di fatturato, quindi rispetto a un semestre dell'anno scorso addirittura ha fatto un più 21%. Quindi la proiezione verso la fine dell'anno, di cui già accennavo nel video il fatturato Borbone a cui vi rimando, addirittura entro fine anno Borbone sfonderà il muro dei 200 milioni di euro, che lo pone come uno dei più grandi player italiani per quanto riguarda il mondo del caffè, quindi risultati sempre incredibili. Vi ho riassunto un po' tutte le novità di Borbone di questa fine dell'anno. Abbiamo parlato sia del riposizionamento del brand per quanto riguarda il listino, sia del fatto che vanno alla conquista del mondo dei distributori automatici. Abbiamo parlato anche dell'incredibile anteprima delle carte Modiano, il regalo per la linea GDO, e abbiamo parlato appunto dei risultati finanziari che faranno sì che quest'anno Borbone sfonderà i 200 milioni, quindi veramente chapeau a un brand che sta conquistando il mercato, lo sta facendo a piccoli, anzi a enormi passi e con mosse coerenti che stanno veramente conquistando i consumatori, anche perché il prodotto poi alla fine ai consumatori piace. Infatti anche quest'anno Borbone ha vinto dei premi e dei riconoscimenti da parte dei consumatori. Quindi con questo è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, così sarete aggiornati settimana prossima all'uscita del nuovo video. Se avete qualche idea per i prossimi video che volete che approfondisca sempre sul tema del caffè, scrivetemelo nei commenti. Con questo vi saluto, alla prossima!